Oggi vi porto a provare questa barca, il Bavaria C42, un cruiser che promette di essere un cruiser veramente molto veloce. Andiamo a vederla insieme. $12,90 m per 4,30 m, queste le misure di questo Bavaria C42, barca che nasce nel 2020, viene presentata a gennaio 2020 al BUT, al Salone di Düsseldorf in Germania. È una barca che segna un momento di svolta nella vita della Bavaria degli ultimi 15 anni. Perché questo? Perché nel 2018 la Bavaria cambia proprietà e viene acquistata da un fondo di investimento tedesco, il quale dà disposizioni a Maurizio Cossutti, alla Cossutti & Ganz, lo studio che progetta queste barche, di tornare un pochino alle origini. Che cosa vuol dire? Tornare a pensare alla performance. I Bavaria sono sempre state barche che hanno camminato bene a vela e loro volevano che tornasse a camminare bene a vela. Voi pensate che questa barca ha 100 metri quadrati di tela. Vi do soltanto un esempio, l'Oceanis 40.1 che ha esattamente queste stesse dimensioni ha 69 metri quadri, ovvero il 30% in meno. E il 30% su una barca si sente, ma si sente tanto, specialmente se c'è vento. Considerate che 100 metri quadrati di tela ce l'ha nella versione con il Genoa al 105%, qui sono un po' di meno perché questo è un autovirante ed è la vela standard, è un autovirante che invece di essere i 45 metri quadrati del Genoa al 105% è 37 metri quadri, per cui chiaramente il piano velico è un po' più piccolo, ma comunque più grande della concorrenza, perciò comunque una barca che cammina meglio. È una barca che offre 3 chiglie diversi a 3 pescaggi diversi, arriviamo fino a 2,70 per chi vuole sfruttare al massimo le potenzialità dell'imbarcazione. Ed è una barca che, come vi dicevo, è molto comoda, molto pensata proprio per la crociera, è il giusto compromesso. Qui Cossutti è riuscito a fare una carena stretta, perché comunque è una carena stretta, tanto è vero che non ha la doppia pala, ma ha una pala sola. E oggi abbiamo capito che una pala sola porta dei vantaggi. Mi porta il vantaggio che la barca è più sensibile, perché una grande pala, una grande superficie di timone immersa mi rende la barca più sensibile al comando. Ma ne sento i vantaggi soprattutto quando vado a fare una manovra in retromarcia, perché lì chiaramente quando la barca va molto piano, più è grande la pala e più io governo la barca. Anche perché questa è una barca che ha l'S-Drive, per cui il piedino con l'elica è quasi a centro barca, molto distante dal timone, per cui non interferisce con questo. Per cui carena stretta e non particolarmente piatta, per cui una carena che naviga bene, passa morbida sull'onda, ma sopra la barca è molto larga, perché Cossutti non si è inventato nulla, ma la nuova proprietà l'ha autorizzato a utilizzare lo spigolo in carena, cosa che la vecchia proprietà non voleva fare. Lui ha messo lo spigolo in carena, come ormai fanno tutti quanti, e ha ottenuto dei volumi veramente molto generosi, che poi dopo, quando andremo nell'interno, vi mostrerò. A prua però lo spigolo non arriva proprio qui a prua, ad esempio i Beneteau qui a prua hanno un redan ed è facile capire perché hanno delle cabine di prua molto grandi. Qui lo spigolo non arriva, muore proprio nella parte prodiera, lo spigolo va a morire, però lo stesso la cabina è grande. Perché questo? Perché Cossutti ha lavorato sullo scafo, ha fatto una prua che è molto abbombata, molto tondeggiante, e questo suo essere tondeggiante chiaramente crea volume. Ecco qui che in coperta noi troviamo una barca con un vaglio massimo molto importante che si stringe appena verso il coronamento. Il vaglio massimo centrale è 4,30, a poppa sarà 4,20, non di più, lo vedete proprio che stringe appena, per cui abbiamo un pozzetto molto grande anche questo, ma questa è una cosa che oggi hanno un po' tutti quanti. Qui in coperta noi cominciamo da prua, cominciamo da qua. Cominciamo subito con una nota dolente, il gavoncino della catena. Come vedete non c'è più lo sportellino che dà al gavoncino della catena, ma uno sportello che dà al gavone delle vele, quello che una volta era il gavone delle vele, oggi non lo usiamo per mettere i parabordi. Come si arriva alla catena? Alla catena ci si arriva dal gavone delle vele.
si entra dentro e lì c'è un buco che ci dà accesso al pozzo della catena. È una cosa che a me non piace, ma ormai la stanno facendo tutti, perché è una cosa che permette al progettista di portare avanti la paratia della cabina di prua e quindi guadagnare dello spazio. Però almeno bisognerebbe avere un'apertura grande che mi permette di lavorare comodamente alla catena, e questa non ce l'ha. Ha un taglio sulla paratia di legno non particolarmente grande. Non è un grande problema perché la paratia è di legno, perciò anche voi stessi con un seghetto alternativo lo allargate un po' e la rendete un pochino più sicura. Poi invece qui ho un triangolo di prua importante, bello, una falchetta che, come si usa molto oggi, è direttamente a stampo e anche questa esteticamente molto piacevole, e poi questo spazio che subito mi dice che sto su una barca da crociera, perché è uno spazio molto grande dove posso ospitare 2 persone comodamente. E adesso andiamo avanti e andiamo a vedere a centro barca cosa troviamo. La prima cosa che notiamo è il passavanti molto largo, che arriva largo fino giù al coronamento, cosa che mi permette poi di scendere agevolmente nel pozzetto. Qui troviamo questa superficie quasi completamente sgombra, che è un altro posto dove io posso andare a prendere il sole, specialmente quando sono in rada. E poi parliamo dell'attrezzatura di coperta in questo punto. Una cosa che dobbiamo sicuramente notare è l'altezza del boma. È il giusto compromesso, non è un boma particolarmente basso che dà fastidio a chi è in pozzetto, che rende pericoloso muoversi in pozzetto, ma non è neanche il boma che io ho visto nella prima decade degli anni 2000, quando le barche avevano il roll bar, che il boma arrivava qua e la randa non si gestiva. Questa è un'altezza dove si riesce a lavorare abbastanza bene alla randa, per cui è una cosa importante. Poi ho tutti i rinvii che camminano sulla tuga, non vanno in calandra, arrivano agli stopper che poi servono i winch, ma questa è una cosa che oggi hanno tutti quanti. Come tutti quanti hanno il circuito alla tedesca per le scotte di randa, che però non ha trasto e rotaia. Nessuna barca cruiser oggi ha trasto e rotaia, è un peccato, perché il trasto e la rotaia mi permette di governare molto meglio il mio piano velico, però chiaramente rende più difficile anche la regolazione, rende non più difficile, più complessa la regolazione, e oggi in molti non vogliono cose difficili, vogliono cose molto semplici. Detto questo, adesso andrei invece in pozzetto a vedere cosa trovo in pozzetto. In pozzetto troviamo Alfonso Palomba, che è lo skipper che sta portando la barca mentre noi ve la illustriamo, e Angelo Bacci. Angelo, ciao Angelo. Benvenuto Maurizio. Angelo è l'importatore di Bavaria in Italia. Loro hanno il loro ufficio centrale a Rosignano, Marina Cara dei Medici, e hanno anche una flotta di charter. L'importazione è la società Marina Yacht Sales, mentre il charter è Marina Yacht Charter, e questa barca fa proprio parte della flotta charter che loro hanno. Un'altra particolarità che loro hanno è una scelta aziendale. Come scelta aziendale loro hanno deciso di avere sempre barche in pronta consegna. Infatti, ad esempio, di Bavaria 42 ne hanno 3 esemplari. Questo vuol dire che invece di aspettare 3 o 4 mesi potete andare da loro e avere la barca nell'ambito di 20 giorni, 25 giorni. E questo è fondamentale soprattutto se decidete di comprare la barca a stagione avanzata. Chi dovesse decidere, che posso dire, a maggio o giugno, ancora può pensare di fare parte di luglio e tutto agosto in vacanza, e penso che sia una cosa importante. Prima di andare a fare 2 domande ad Angelo, però io volevo finire di illustrarvi il pozzetto. In pozzetto c'è da dire 2 cose fondamentali. I gavoni, la gavonatura è molto ricca, è molto generosa, abbiamo i 2 gavoni sotto le panche, qui abbiamo la zattera autogonfiabile. La posizione non è perfetta, ma è un onesto compromesso, perché il gavone non è profondo, quindi io la zattera la posso trascinare fuori e buttare in mare. L'altra cosa è questo tavolo, una volta aperto, come vedete, raggiunge facilmente un lato e l'altro lato del pozzetto e mi permette di accomodare tutti gli ospiti per cena. Una cena in rada è una delle cose più belle che voi potete fare in barca d'estate. Dimentico qualcosa, Angelo? Ma io citerei le 2 panche abbattibili di poppa e la grande spiaggetta che abbiamo. Sì, questa spiaggetta è veramente molto grande e la discesa è resa molto semplice da un gradino molto profondo
che si apre insieme alla spiaggetta. Detto questo, ti lascerei a godere ancora un po' di vento e una bella veleggiata, e io invece vado sotto coperta a mostrare gli interni ai nostri videospettatori. Prego, Seguitemi. Maurizio. E adesso andiamo ad analizzare gli interni, che come vedete sono particolarmente grandi, hanno veramente tanto volume, ed è proprio questo volume che giustifica pienamente il nome della barca, C42. La barca è ben oltre i 12 metri fuori tutto, ma allo scafo è 11,99, per cui non è di scafo 42 piedi, ma proprio questo volume fa sì che si possa definire 42, perché questo è il volume di un 43 anche, non soltanto di un 42 piedi. Ma come hanno fatto a ottenere così tanto volume nella barca? Con due semplici trucchi. Il primo, hanno spostato la paratia delle cabine di poppa più indietro e lì hanno guadagnato una ventina di centimetri. L'hanno potuto fare perché gliel'ha permesso lo spigolo di poppa, che è molto vivo, per cui ha allargato molto la parte bassa dello scafo, e la poppa che arriva al coronamento con la stessa larghezza del baglio massimo, appena di meno. Il baglio massimo è 4,30, per cui un bagno molto importante. La seconda cosa è la scaletta. Oggi tutte le barche hanno queste scale con un angolo molto dolce che permette di scendere guardando prua, ma questo fa sì che rubano un 20 cm alla dinetta, perché invece di atterrare così, atterrano così. Questa scaletta invece torna leggermente nel passato, alla barca a vela di una volta, è più ripida e quando si scende in navigazione bisogna scendere con le spalle a prua. Ma di contro questo ci regala 20 cm di dinette, per cui ecco qui che abbiamo una dinette molto più grande. I layout della barca sono due, 3 cabine e 2 cabine. Il layout standard è 2 cabine, l'option è 3 cabine. Standard ho un solo bagno, optional posso avere il secondo bagno. Il bagno standard è quello lì, il bagno di poppa, molto grande con un box doccia importante. Il bagno invece di prua è sempre molto grande, ma non tanto da avere il box doccia. Le cabine di poppa hanno la particolarità di avere i letti molto larghi e rettangolari, hanno le stesse dimensioni di un letto di casa, la stessa forma di un letto di casa, per cui potete usare le lenzuola di casa vostra là sopra comodamente senza fare nessuna variazione, senza fare nessuna modifica. La cabina di prua lo stesso è molto grande, ma chiaramente è il letto rastremato perché va a morire sulla prua, ma anche qui io trovo l'armadio e diversi spazi di stivaggio. Gli spazi di stivaggio in questa barca sono molto importanti. Qui, cosa che non trovo in tutte le barche di questa categoria, sono presenti tanti stipetti. Qui sul lato di dritta ho ben 3 stipetti, sul lato di sinistra ce n'ho 4, ce n'ho uno in più, per cui tanto spazio dove andare a riporre le mie cose, ancora di più ne ho in cucina perché ne ho 3 molto più grandi. La cucina è molto grande, è una cucina a L, ha 2 piani di lavoro molto grandi e chi cucina sa che il piano di lavoro è una cosa fondamentale. La dinetta, la zona di vaneria, anche questa torna leggermente indietro nel passato perché mi ripropone questo divanetto sul lato di dritta, divanetto giustificato dalla cucina a L. Quando io ho la cucina ammurata invece questo chiaramente non lo posso avere. Ma questo divano ha un senso se io posso servirlo con il tavolo, e questo tavolo, nonostante abbia questo contralbero che gli sta davanti, con un altro piccolo trucco si può comunque aprire e arrivare fino a servire il divano di dritta, e come vedete è un tavolo veramente molto grande. Un'altra particolarità che ha il tavolo è che si può abbassare, e se doveste avere 2 ospiti in più all'ultimo momento lo abbassate, ci mettete i cuscini e diventa un grande letto matrimoniale. Una delle ultime cose da notare è la reazione. Tutte le cabine hanno 2 oblò e fondamentale hanno gli oblò alti, perché per garantire la reazione in una cabina bisogna che gli oblò stiano ad altezze diverse, per cui l'oblò alto con l'oblò basso creano depressione e creano una circolazione d'aria.
Oggi purtroppo alcune barche hanno rinunciato all'abblò alto ed è una cosa che non va bene, non funziona perché poi dentro le cabine d'estate morite di caldo. Anche qui in Dinetto io ho 2 oblò in più, uno a centro barca sul lato di dritta e l'altro a centro barca sul lato di sinistra, oltre all'oblò sulla cucina che hanno tutti quanti, che chiaramente serve a far uscire i fumi che derivano dal cucinare. Un'ultima cosa che vi voglio far notare è il vano macchina. Il vano motore è molto grande, ha delle aperture laterali molto grandi, è molto alto e ci si lavora veramente molto bene, e quella per me è una questione che ha a che fare con la sicurezza. Detto questo, usciamo e andiamo a vedere come si comporta la barca in mare. Alfonso, se tu mi cedi la ruota, noi parliamo di come va la barca. Molto volentieri, Maurizio. Allora, noi parliamo di come va la barca, anche se noi la barca l'abbiamo già provata ieri. Voi sapete, le nostre prove durano 2 giorni. Io la provo il giorno prima perché chiaramente provare e capire la barca come va quando si guarda in macchina non è facile. Per cui io qui invece ve la racconto. Quello che noi abbiamo visto è che è una barca piuttosto equilibrata, è una barca che standard ha l'avvolgi fiocco autovirante, un avvolgifiocco che non è piccolo perché è 37 metri quadri, grazie al fatto che Cossutti ha portato indietro l'albero. Infatti sotto coperta voi vedete che il contralbero non è attaccato alla paratia come si vedeva spesso una volta, ma è spostato. Portando indietro l'albero, chiaramente la superficie pedica dell'autovirante può essere più importante. Ad essere molto importante è la randa, perché la randa è 53 metri quadrati. Quando io dico che il piano velico è 100 metri, vuol dire che è composto da 53-54 metri di tela della randa più 45 metri del Genoa da 106, che sono 98 metri quadri, cioè quasi 100 metri. Chiaramente con l'autovirante è un pochino di meno. Cosa succede con l'autovirante? Con l'autovirante succede che quando io vado di bolina la barca va molto bene, ma quando arriva la raffica forte si avverte la dominanza della randa, perché la barca tende ad andarsene all'orza e io fatico un pochino a riportarla in assetto. È un piccolo difetto che non dipende dalla barca, dipende dal fatto che non c'è un bilanciamento perfetto tra le 2 vele, perché il bilanciamento invece io ce l'ho nel momento in cui metto il Genoa al 105%, però è un piccolo difetto che posso sopportare se a bordo con me non ho delle persone particolarmente esperte. A me il fatto dell'autovirante mi permette di essere completamente autonomo nel portare la barca. Se poi metto anche un controllo del verricello elettrico dell'ancora lì, allora anche quando arrivo alla fonda sono autonomo, non ho bisogno proprio di nessuno. È una barca che tiene una bella velocità. Voi considerate, ieri c'erano tra i 15 e i 17 nodi, stavamo al limite della mano di Terzaroli, con l'autovirante abbiamo fatto 8,30, 8,40 di bolina, per cui una bella velocità. Oggi con molto meno vento, 10-11 nodi, abbiamo camminato sfiorando gli 8 nodi, 7 nodi e 60, 7 nodi e 80. A motore anche si comporta bene. La barca, che motore ha questa barca? Questa barca monta un Yanmar da 57 cavalli optional, Bavaria con 57 cavalli optional, dà anche l'elica a 3 pale abbattibili. Ah, perfetto, ecco, questa c'ha l'elica a 3 pale abbattibili, che vuol dire che quando io spengo il motore l'elica si chiude in questa maniera. E vi dicevo, allora, a motore a 3000 giri di velocità massima, carena non perfettamente pulita perché ha già una stagione sulle spalle, abbiamo fatto 8,10, 8,20. Velocità di crociera, regime di crociera 2400-2300 giri, la barca sta intorno ai 7 nodi, per cui insomma una velocità di crociera anche interessante. Quello che vi consiglio io, sempre che voi abbiate qualcuno che vi dà una mano a bordo, un bel Cozero. Un Cozero vi aiuterà moltissimo quando c'è poco vento. Con venti molto leggeri, 5, 6, 7 nodi, un bel Cozero e voi camminate senza bisogno di motore per fare qualsiasi tipo di trasferimento o di veleggiata e vi andrete a divertire.
L'ultima cosa sono i winch. I winch, ecco, per me sono un punto dolente, perché se io ho una barca con 100 metri quadrati di tela, io non posso avere questi winch. Questi sono disposti benissimo nel punto giusto, ma sono piccoli, mi fanno faticare. Andrebbero sicuramente più grandi. Angelo, secondo te, come posso rimediare a questo difetto? Ma ci sono due soluzioni, Maurizio, che si possono mettere in atto: o i winch leggermente più grandi, oppure elettrifichiamo le drizze. Perfetto, ottimo. E detto questo, io penso di aver detto tutto. C'è qualcos'altro da aggiungere? Ma io voglio aggiungere che inviterei chi vuol provare la barca e chi vuol toccare con mano quello che abbiamo detto di venire nel nostro centro prove a Rosignano, dove abbiamo tutta la gamma da poter far vedere e provare. Oltretutto queste barche sono tutte in flotta charter, quindi chi vuole provare la barca, viverla veramente, la può noleggiare per un weekend, certo, la può noleggiare. Benissimo, perfetto. Detto questo, ringrazio Angelo per la collaborazione Grazie e per a voi. le barche che ci ha voluto mettere a disposizione. Ringrazio voi per l'attenzione. Vi ricordo che se volete approfondire l'argomento Bavaria C42, dalla pagina in descrizione sotto il video potete scaricare l'articolo della prova in mare. Questa è una presentazione approfondita, ma una presentazione. La vera prova in mare l'avete scritta nell'articolo che scaricate, come dicevo, nella pagina in descrizione. Spero che il video vi sia interessato. Se è così, dateci il vostro like e iscrivetevi al canale, e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Veranet.